Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome, lovers of the Italian language. I'm delighted to see you here. I want to thank you because our channel is growing, and this is thanks to you who watch our videos every week. Today's topic is definite articles. I already explained the basics in a previous video, which you can find in the description below. And now, let's learn when you should use the article and when you should not. Articolo sì, articolo no. Ciao! Conosci la mia amica Stefania? Andavamo a scuola insieme. Oggi mi ha scritto una email. Leggiamola adesso e vediamo cosa dice. Hi there! Do you know my friend Stefania? We used to go to school together. Today she wrote me an email. Let's read it and see what it says. E speriamo bene, perché Stefania a scuola non era molto brava in italiano. Let's hope for the best, because Stefania was not very good at grammar at school. Ciao Anna, è tanto il tempo che non ci vediamo. Il sabato prossimo vengo a Verona con mia insegnante del francese, signora Dubois, che ama moltissimo Italia e vuole visitare Veneto. Arriviamo in l'aeroporto a 9:30 della mattina. Vieni a prenderci o veniamo in città con taxi? Ciao, Stefania. What do you think of this email? Something is off. Stefania doesn't use articles correctly. Now, read it again and pause the video to think and identify the mistakes. 1, 2, 3, via! Ciao Anna, è tanto il tempo che non ci vediamo. Il sabato prossimo vengo a Verona con mia insegnante del francese, signora Dubois, che ama moltissimo Italia e vuole visitare Veneto. Arriviamo in l'aeroporto a 9:30 della mattina. Vieni a prenderci o veniamo in città con taxi? Ciao, Stefania. Hai trovato gli errori? Did you find the mistakes? Let's read together and check line by line. Ciao Anna, è tanto il tempo che non ci vediamo. There is a mistake here. The expression long time no see is a set phrase. È tanto tempo che non ci vediamo. No article here. Leggiamo ancora. Let's go on. Il sabato prossimo vengo a Verona con mia insegnante del francese. Il sabato prossimo. When it comes to days of the week, there are some specific rules that you have to remember. We use the definite article with the days of the week when they are preceded by prossimo and scorso, next and last. Il prossimo sabato, il prossimo giovedì, la prossima domenica. We don't use the definite article with days of the week followed by prossimo and scorso, next and last. Sabato prossimo, giovedì prossimo, domenica prossima. Perché? Perché sì. This is how we say it. We use the definite article with the days of the week to indicate a habitual action and with the expression fine settimana, weekend. Io vado in palestra il lunedì. Il fine settimana vado in montagna. This means every Monday, every weekend, or usually on Mondays, usually on the weekend. Finally, we don't use the definite article with the days of the week when they don't indicate a repeated action and with months. Martedì vado al mare, vieni anche tu? No, vado al mare in luglio, or vado al mare a luglio. With months, you can use the preposition a or in. The beginning of the sentence is now correct. We just need to remove the article. But we have two other mistakes here. Sabato prossimo vengo a Verona con mia insegnante del francese.
Did you find them? The correct sentence is: sabato prossimo vengo a Verona con la mia insegnante di francese. I know it doesn't sound right in English, my teacher, but in Italian, when talking about something specific, we tend to use the definite article. Stefania is referring to a specific teacher, her teacher, la sua insegnante. There are exceptions, of course. The other thing to keep in mind is that we put the definite article before titles and names of professions. Questo è il dottor Bianchi. Questo è il professore di mio figlio. Io faccio l'idraulico. There is also an alternative construction with the verb essere, to be, and the indefinite article. Io sono un idraulico. I am a plumber. Same as in English. Finally, something that many learners often forget. When we speak of our relatives in the singular form, we don't use the definite article. Vado a casa di mio padre. Questa è mia figlia. Questo è mio cugino. Only 2 words. Mio padre, mia sorella, mia zia. There are other rules, but I won't mention them here. We made a video about this. So, it's conosci mia madre and not conosci la mia madre. Let's move on. Why insegnante di francese and not del francese? Because we don't use the article in front of subjects, such as French or maths. We use the preposition di, without the article. So we say insegnante di tedesco, professore di matematica, lezione di fisica, and so on. In English, you would say my French teacher, but if you translate it literally to la mia insegnante francese, we would think that your teacher is French and not that she teaches French. So we need the preposition di, la mia insegnante di francese. In her email, Stefania says that her teacher loves Italy very much and wants to visit Veneto. Are you familiar with this wonderful region, by the way? That's where Venice and Verona are, just saying. So, in Stefania's words, la mia insegnante di francese, signora Dubois, che ama moltissimo Italia e vuole visitare Veneto. Did you spot the mistakes? Remember? With titles we used the definite article. La signora Dubois, la signora Agnelli, il dottor Guadagnino, la dottoressa De Sica. Oh, and by the way, the titles signore, dottore, professore lose their final E when they come before a surname. Ti presento il dottor Verdi. Ecco il signor Rossi. Another rule, we use the definite article with names of continents, countries, regions, rivers, mountains, large islands, archipelagos. Therefore, Stefania should write, la signora Dubois che ama moltissimo l'Italia e vuole visitare il Veneto. Let's keep reading. Arriviamo in l'aeroporto a 9:30 della mattina. 2 mistakes here. The correct sentence is arriviamo in aeroporto alle 9:30 della mattina. In detail, it's common to say arrivare in aeroporto without the article, or else arrivare all'aeroporto, where al is a contraction of the preposition a plus il. The same applies to the word stazione.
Arrivo alla stazione. Arrivo in stazione. Arriviamo alle 9:30. This is easy because we only have one option, alle. To say at what time an action takes place, we use the prepositional contraction alle, a plus le, because it implies the word ore, hours, which is feminine, plural. Arrivo alle 7, parto alle 9. Remember though that to say at 1 o'clock we say all'una because it's singular. Io di solito mangio all'una. I usually eat at 1 o'clock. And now the last sentence. Vieni a prenderci o veniamo in città con taxi? Here we have two possibilities. Preposition con plus definite article plus means of transport. Vado a Venezia con l'aereo. Arrivo a Firenze con il treno. Vado al lavoro con l'autobus. The other option is preposition in plus means of transport and no article. Vado a Venezia in aereo. Arrivo a Firenze in treno. Vado al lavoro in autobus. There is a difference. You can choose. So, we can say veniamo in città in taxi or veniamo in città con il taxi. After all this work, let us enjoy the correct version of Stefania's email. Ciao Anna, è tanto tempo che non ci vediamo. Sabato prossimo vengo a Verona con la mia insegnante di francese, la signora Dubois, che ama moltissimo l'Italia e vuole visitare il Veneto. Arriviamo in aeroporto alle 9:30 della mattina. Vieni a prenderci o veniamo in città con il taxi? Ciao, Stefania. Articles are used in a different way in English and Italian. Today we learned some rules, but there are other rules that I'll explain in a future video. Try to write some sentences applying the rules that we have learned today. Practice is the best teacher, don't be shy. For you, patrons, we have prepared a detailed worksheet with exercises. Ciao, ci vediamo mercoledì prossimo! Or ci vediamo il prossimo mercoledì.